Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera e buona settimana. Carlo, allora ci ritroviamo dopo una sconfitta, ma all'alba di una settimana direi importantissima, perché mercoledì c'è Tottenham-Milan. Prima cosa che ti chiedono però è cosa non ha funzionato secondo te a Firenze e soprattutto come ti spieghi questo approccio un po' superficiale forse. Non ci sono spiegazioni, oppure io posso pensare che la storia e che la Champions League abbia influenzato, era già capitato con altri grandi allenatori, però Sì. dobbiamo anche pensare a quello che ha detto Pioli. Pioli ha detto non abbiamo pensato alla Champions League. E anche ieri il Milan mi ha detto sarebbe triste che avessero pensato alla Champions League. La verità è che è stata una partita molto simile a quella col Torino prima del Salisburgo, sarà stato un caso, anzi la Torino addirittura abbiamo avuto 2 occasioni nei primi 5 minuti, qua no. E l'approccio è stato veramente triste perché è un Milan che non ha costruito niente per 35 minuti, è una cosa che non si può vedere, è una cosa contro natura, è un ossimoro. Che cosa sia andato, che cosa non ci sia stato, la gente giustamente domanda a noi che cosa c'è. Io però sinceramente, come fai a pensare dopo la partita con l'Atalanta che è esattamente il contrario della partita con il Sì, esatto, è con esattamente il campione? contrario. Esattamente, là dominato, sei partito bene, hai cominciato a giocare. Qui il nulla, proprio il nulla, subire, parate ma un fraseggio, niente, solo, allora proviamo a dirlo, mancava Diaz, mancava Leao, ecco, 2 motivi, mancava Diaz, mancava Leao, mancava Krunic, cosa vuol dire? Diaz, con tutto il rispetto degli amanti di De Ketelare, in questo momento a centrocampo è il giocatore ideale che raccorda le 2 punte con il centrocampo, che prende la palla, che dribbla, che crea problemi. Leao, anche se un po' in questo momento non esaltante la sua forma, però è un giocatore che però fa scendere un po' il baricentro delle altre squadre. Krunic, la difesa ha subito tanti tiri e caso vuole mancava Krunic, che è un bel frangiflutti. Allora diciamo che non è una questione di atteggiamento, mancavano questi 3. Così abbiamo dato una risposta che ha un senso. Eh sì, Carlo, alla fine gira che rigira, siamo sempre lì a constatare che purtroppo il livello dei primi 11 è troppo oltre il livello degli altri, io credo, no? Perché anche, Purtroppo questo è un altro tema. anche Rebic, cioè, Diceva, chi se è che l'ha detto? L'ha detto non Cassano, qualcun altro, ma l'hanno detto ieri, che i primi 11 il Milan, così hanno detto, non lo dico io, premessa, sì. non lo dico io, relata refero. Nei primi 11 siamo primo, secondo, terzo in campionato. Secondo questa opinione, fra i primi 18 non siamo fra i 7. Mi sembra una affermazione tranchant, perché l'anno scorso siamo riusciti a vincere grazie al gioco anche partite senza tanti giocatori diciamo titolari, ma perché allora il gioco funzionava. Quando il gioco non è al massimo, non hai forse dall'11 al 18 quelli che ti aiutano a supplire. E proprio ieri qualcuno ha detto fra i primi 11 siamo fra i primi, ma poi invece quando passiamo dall'11 al 18 non siamo fra i 7. Non so se sia vero o meno, però è quello che dietro a quello che stavi dicendo. Sì, cioè se pensi, perché Raffaele Leao è sempre sulla bocca di tutti, no? Però se pensi che ad oggi la riserva di Leao è Ante Rebic, se pensi di fare un mese, faccio un esempio, senza Leao e con Rebic, ad oggi... lo so, però devi aggiungere non so bene come si dica in termine italiano, beh vabbè, questo, quello, sono pronomi, ma vabbè. Però devi dire con questo Rebic. no, con questo Rebic, sì, assolutamente. Con Rebic vero, Rebic sì. sono sereno. Con questo Rebic. Con questo Rebic sì, con questo Righi sì. Cioè capisci? Quindi a me quello che interessa lo dirò oggi, lo dirò domani quando faremo il collegamento da Londra.
mi interessa solamente una cosa, l'atteggiamento. Non voglio un Milan che in Europa faccia la figura, magari finendo 0-0, di una squadra tutto indietro. Io voglio, ti dico, parliamoci chiaro, voglio il Milan di Manchester. Voglio il Milan di Manchester allenato da Pioli, non il Milan di Manchester del 2005 con Crespo e i meravigliosi di Carlo Ancelotti. Voglio il Milan di Manchester, il Milan di Pioli che ha giocato a Manchester. Questo deve essere l'atteggiamento. Non voglio un Milan tipo derby, ecco, tanto per capirci. Primo tempo del derby, credo che nessuno di noi voglia più rivederlo. Cioè, capito? Sì, però sai, se incominci magari, come magari penso, mettere Krunic, Bennacer e Tonali, secondo me è giusto, e non so Krunic con che schema, poi metti Selemakers e Messias, Teo Di Lai, 3 difensori, 2 attaccanti, però deve esserci c'è il rischio che poi stiamo tutti indietro. Se incominciamo a partire a 20 metri davanti a Maignan, poi Maignan prende la palla, non facciamo un passaggio filtrante e l'assenza di Diaz, che secondo me sarà assente, è brutta. Infatti Carlo, ti chiedono proprio 2 cose riguardo quella che sarà il Milan di Londra, ovvero ti chiedono qualcosa proprio su Krunic, se te lo aspetti in 3 quarti. Me lo aspetto in campo, non escludo un 5-3-2. E invece che sarebbe un 3-5-2, ecco, e nei 3 mi aspetto Krunic e là davanti gli attaccanti. Anch'io mi aspetto Rade Krunic, mentre invece in difesa potremmo rivedere Kier, ma ti chiedono ti chiedono se in caso al posto di Ciao o di Tomori. Sì, credo che nel caso al posto di Tomori. Sì, cioè anche perché presenta la difesa dell'andata. Sì, assolutamente mi sembra la soluzione più logica ad oggi. Una delle ultime domande, che ritorna anche questa, un ascoltatore ti chiede: Carlo, perché secondo te Bakayoko ha scavalcato la gerarchia totalmente? Ma perché, Bea, mi annerve? Perché in questo momento lo vede meglio degli altri. Anche di Pobega, quindi, che comunque aveva giocato parecchio. Al di là... hai detto anche di... no, certo. Sì, anche di Pobega. E attenzione, quell'inserimento di Adli, che per me ha fatto benino, potrebbe anche essere che se me lo vede più vivace del nostro amico De Ketelare. Non dimentichiamo che vai a vedere le statistiche, le ultime 10 del campionato di 2 anni fa, quello del secondo posto, Tonali non ha mai messo piede in campo. Sì, mi ricordo perché giocava al suo posto il Meite, bravissimo. Ecco, quindi Pioli nelle ultime 2 mesi non aspetta nessuno, bisogna avere pazienza. Li rivede a giugno o a luglio. Quindi se vede che Adli dà un senso un pochino più di vivacità, De Ketelare, lì c'è il grande, è la prima puntata della settimana, c'è il grande, diciamo, il grande quiz, la grande divisione. Qualcuno mi ha detto addirittura fra i migliori in campo, altri, io ho visto tutti i voti intorno al 5-5,5, che come ho detto nel mio video di ieri sul mio canale YouTube è la cosa peggiore, perché non osano dargli 4, non osano dargli 5, non gli possono dare 6,5-7, allora si salvano col 5,5, che io preferisco fosse di Ketelare, sbagliare tutta la partita ma esserci. Cioè Rebic aveva giocato una bella partita? No. Ma ne parliamo. Ha giocato male. Sono punti di vista. Per me Ketelare che cosa dice? Sì, ma sì, no, vai, sbaglia. Ma non sbaglia i gol, sarei stupido. Sbaglia, prendi le responsabilità, fai qualcosa. Perché poi ho letto oggi che schermava Amrabat. Sì. Io ho visto come ha giocato Amrabat, sinceramente che l'abbia schermato qualcuno non me ne sono accorto. Ma sulle scalate... Allora, fai una partita di sacrificio su Amrabat, però ti vedo a fare la partita di sacrificio. Se Amrabat è uno dei migliori della Fiorentina, allora che partita di schermata hai fatto? E poi spero che Pioli non gli abbia detto di schermare. Allora se devi mettere Adli, allora se devi schermare metti Vranks al posto o Pobega al posto, se devi schermare, oppure Bakayoko subito.
L'ha schermato con Brozovic, l'ha schermato con Lobotka. Non c'entra, è una mezza punta in avanti. Cosa c'entra a schermare? Vabbè, Io non so Pioli... se abbia fatto schermare. Sì, sì, Però in teoria sì. Però, io sai... non sono così bravo tatticamente, sono in curva che io riesca a captare dalla curva là dietro, dove non è che si veda benissimo che un giocatore che scherma un altro. Io mi sono accorto di un De Ketelare che per minuti e minuti non prendeva il pallone, è l'unica roba che mi sono accorto. Non so, Poi però me l'ha messo fra i migliori in campo. sai allora. Carlo, però primo tempo in attacco si è visto poco tutto, secondo me, perché quel pallone sul Va bene, hai ragione. Allora io dato che si vede, io sono De Ketelare, prendo la palla e dico certo. va bene, adesso vi faccio vedere, mi muovo io. Se c'era Diaz, fidati, si vedeva. No, ma sicuramente ad oggi la differenza tra Diaz e De Ketelare è abissale come presenza. Ma io parlo di presenza, io non mi permetto di giudicare la qualità del giocatore. La presenza. Mi fai arrabbiare perché hai sbagliato la giocata. Mi va bene, ma devi fare la giocata. Sì, speriamo che... Non so, io non so più cosa dire su di lui perché dovrebbe... Qualcuno deve migliore in campo, Io credo che non sia il migliore ma non sia il peggiore, però ci si deve aspettare sicuramente di più da un giocatore del genere. Io non lo so, non è il peggiore, però di ogni partita di De Ketelare ricordi 1/2 cose e dici però, cioè, ma i giocatori veri del Milan, ma i giocatori ti accorgi di 2 cose? Cioè Diaz, alla fine della partita ti accorgi di 2 cose o ti ricordi della partita? No, beh, di tante, giustamente. Non lo so io, di Tonali ti ricordi di 2 cose? Di però, Benacer ti ricordi di 2 cose, sinceramente, di Teo ti ricordi di 2 cose. Però il suo percorso... 1/2. No, però Carlo, il suo percorso ora è questo. Cioè io non mi aspettavo che facesse chissà cosa a Firenze perché non ha fatto chissà cosa prima ancora, vabbè. No, credo che ormai... Stiamo parlando del Milan, No, ma infatti credo che ormai la sua stagione sia questa, quindi se non giocasse o giocasse poco non mi stupirei neanche più, come dicevi tu. A me interessa giocare in 11, scelga chi vuole Pioli. No, ma infatti spero, mi auguro che una partita come Londra, se lui non è pronto, come si vede, perché si vede che non è pronto, le scelte saranno altro, perché la partita di Londra... Sì, ma sicuramente vedrai che... è perché non c'è Adli, allora vedrai che se dovesse aver bisogno, vediamo un po' come andrà la Quindi partita. In chiusura ti aspetti magari un Adli più presente per questo finale di stagione? Te lo aspetti o... Sì. Non so perché sai è molto aziendalista anche Pioli, giustamente deve valorizzare i giocatori che ha in mano, no? Giustamente. Sì. Sai, mettere Adli e lasciare in panchina De Ketelare. Certo, vedremo. Va bene. Carlo, ci vediamo domani alle 19, collegamento da Londra e ci avviciniamo a questa sfida. Grazie. Un abbraccio, buona serata.